Le persone più avanti negli anni possono trarre un enorme vantaggio dall'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. Nella vita ordinaria le tecnologie possono essere utili per evitarci, per esempio, di recarci negli uffici pubblici a svolgere pratiche amministrative. In tempi di restrizione, invece, come quelli che stiamo vivendo oggi a causa del coronavirus, le nuove forme di comunicazione, le nuove tecnologie possono essere utili per risolverci i problemi della nostra vita quotidiana. In più, ci possono aiutare a mantenere rapporti con familiari e amici. Se c'è ancora chi pensa che inviare un'email, che utilizzare internet, che fare una videochiamata sia roba da ragazzi, è meglio che ascolti la voce autorevole di chi ne fa uso. E Sergio Lepri, giornalista italiano che ha più di 100 anni, utilizza internet tutti i giorni, invia email, fa videochiamate e cura un suo sito. Lei sa quanti anni ho, no? Io lo so quanti ne ha, Io ho certo. più di 100 e sono per i 101. Complimenti. C'è un'altra cosa importante che io vivo solo, data la situazione generale, senza quel piccolo servizio che avevo. Quindi veramente sono solo, ma non sono solo, Ministro, non sono solo perché c'ho questo, le nuove tecnologie, i nuovi sistemi tecnologici, no? La prima cosa è l'informazione. Io mi leggo i 3 giornali più importanti, quando voglio, seduto in poltrona, e la cosa bella è poterlo, come dire, non posso dire sfogliare perché non c'è il foglio. La mattina prende l'iPad e si legge tutte le informazioni su 3 quotidiani. Sì, esatto. Questo è il primo beneficio. Il primo. Il secondo, anche questo è importante, l'apprendimento, la possibilità di poter sapere così qualche cosa anche sul piano culturale. Per esempio, facciamo un esempio. C'è una festa che mi sta molto a cuore perché io ho vissuto la festa la celebrazione del 25 aprile. io c'ero, perché che non hanno meno di 80 anni non sanno niente, e con internet possono benissimo sapere tutto, sapere che celebreremo il più bell'evento della nostra storia nazionale. Lei se lo ricorda quel giorno? Eh? Se lo ricorda il 25 aprile? Sai, il 25 aprile è una data simbolica perché il grande evento cominciò 4 giorni prima e finì alcuni giorni dopo, insomma, no? C'è una terza cosa, un terzo gratificazione, che è la socialità. Quella è la cosa più bella, Ministra. Vero. La possibilità cioè di scriverci. Prima scrivere era difficile, bisognava scrivere, trovare una busta, scendere dall'altra parte a prendere il francobollo, no? Poi spedire e poi aspettare la risposta. Qui invece il bello di questi mezzi è che io scrivo ai miei amici e i miei amici mi rispondono subito. È tornata l'abitudine di scriverci, è interessante, no? Prima avevamo smesso di scrivere e ora ci scriviamo. Io normalmente un giorno no telefono a mia nipote che sta in Olanda, sta all'Aia a studiare all'Aia, no? E, e tu, e ci parliamo, chiacchieriamo e ci vediamo, ma ripeto, non è indispensabile, non è necessario vederci, è bello vederci come in questo momento stiamo facendo lei ed io, ma basta sentirci, scambiarci le idee, le opinioni, insomma, sentirci cioè amici. Questo è il bello. La possibilità di vincere non solo una solitudine generale, personale, individuale per un motivo o per un altro, vincere anche la solitudine che è provocata da questa situazione che ci fa stare in casa. Noi nella pubblica amministrazione abbiamo molto utilizzo in alcune aree di tecnologia, in altre invece abbiamo di difficoltà. Oggi lei col suo intervento sta portando un messaggio importantissimo per la pubblica amministrazione e per tutti i cittadini, che le tecnologie sono utili, ci aiutano a vivere e le possiamo imparare a qualunque età e utilizzare a qualunque età. Ministro, come utente, spesso come utente della pubblica amministrazione, come le sono grato di questa sua iniziativa e di questa sua intenzione, di questo suo obiettivo, fare della burocrazia qualcosa di più Semplice. facile, di più semplice. Grazie a lei, Ministra, e tanti auguri di buon lavoro. Grazie, buona giornata.